Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato all'oleodinamica, o per meglio dire all'elettro-oleodinamica, perché parlerò di elettrovalvole. Vedremo cosa sono le elettrovalvole di distribuzione. In genere le elettrovalvole sono applicate alla distribuzione del fluido. Vedremo che la differenza tra un'elettrovalvola a comando diretto o indiretto, cioè quindi pilotata. Parleremo anche di fine corsa elettromeccanici. E per concludere vedremo in che modo disegnare uno schema, la descrizione grafica di un impianto, quindi con la parte con il circuito di potenza e il circuito di comando elettrico. Il tutto sarà completato con un esempio pratico e una simulazione dell'esempio che andremo a simulare. Bene, ma vediamo adesso le informazioni sulle elettrovalvole di distribuzione. Cosa sono? Un'elettrovalvola oleodinamica, in pratica, è un dispositivo che utilizza l'energia elettrica per controllare il flusso del fluido idraulico, che generalmente ovviamente è olio, ed è composta da due parti principali, cioè la parte della valvola meccanica e il solenoide elettrico. Cosa fa il solenoide? Il solenoide non è altro che una bobina elettrica che una volta alimentata genera, così come in un relè, un campo magnetico. Questo campo magnetico non fa altro che attirare l'otturatore che si trova nel corpo della valvola, e con questa attrazione non fa altro che, spostandolo, aprire e chiudere il passaggio del fluido all'interno della valvola, permettendo di azionare quindi e regolare le valvole che governano il passaggio del fluido all'interno di un circuito oleodinamico. Quindi, a differenza di una valvola di distribuzione 5-2, dove i pilotaggi per la commutazione della valvola avvenivano non elettricamente ma attraverso un segnale in pressione, in questo caso invece sarà attraverso un segnale elettrico. Le elettrovalvole aerodinamiche rappresentano uno degli elementi più importanti all'interno dei sistemi idraulici, specialmente in settori industriali. Le elettrovalvole possono essere di due tipi: ad azionamento diretto o ad azionamento indiretto pilotato. Qui vediamo una valvola di distribuzione, i due connettori, questo rappresentano in maniera diretta, azionamento diretto. Vediamo cosa significa comando diretto. In un sistema a comando diretto, la bobina elettromagnetica agisce direttamente sulla spola, aprendo e chiudendo il passaggio del fluido. Quali sono i vantaggi di questa modalità? Sono la semplicità costruttiva e una risposta rapida, costi contenuti. Quali sono gli svantaggi? Richiesta una tensione di alimentazione maggiore rispetto ai sistemi di comando pilotati o indiretti. Le valvole possono essere a comando diretto doppio o singolo. Questo vediamo l'esempio di un'elettrovalvola a comando diretto doppio, perché abbiamo due bobine, due solenoidi che permettono quindi la valvola una volta di avere una posizione, una volta di avere l'altra. Questa è una valvola industriale. Questo è il simbolo unificato ed è una valvola 4 vie, 3 posizioni, una valvola 4-3, e questo simboletto qua indica che è una valvola a comando diretto. Questo rappresenta l'elettrovalvola. Questa invece è a comando singolo, dove abbiamo l'azionamento da una parte mediante il segnale elettrico e dall'altra invece un ritorno a molla. Quindi questa è una valvola 4-2 monostabile, e questo qui è la relativa valvola di un'azienda produttrice di valvole di questo tipo. Vediamo adesso l'elettrovalvola a comando indiretto o pilotate. Quando vengono utilizzate queste valvole pilotate, quindi a comando indiretto, non direttamente sullo stelo della valvola, del corpo della valvola, quando le portate del fluido sono elevate, si fa ricorso a questa elettrovalvola a comando indiretto. In un sistema di comando indiretto viene comandato elettricamente non il corpo valvola, la parte principale, ma
questa microvalvola che viene denominata come pilota. Viene elettricamente lo spostamento del cursore di una valvola distributrice di ridotte dimensioni di bassa portata, questa qua. Per il suo azionamento occorrono forze minime e di bassa intensità di corrente. Perché si usa questa doppia valvola che poi è una sola, dove c'è qui l'aspetto elettrico e qui invece c'è poi l'azionamento meccanico? Quando appunto c'è una alta necessità, un'alta portata del fluido, e anche per evitare di costruire delle valvole un po' più grosse, più robuste, con elettromagneti di grosse dimensioni. Questa valvola, detta pilota, lascerà passare il fluido in pressione ora da un lato, ora dall'altro. In questo modo agirà sull'estremità della spola, una volta di qua, una volta di là, così non si arrabbia nessuno, sulla spola della valvola principale, determinandone che cosa? Lo spostamento e quindi la commutazione della valvola. Anche in questo caso può essere bistabile o monostabile. Questa qui è una valvola a comando indiretto, dove qui c'è il corpo valvola meccanica, questo qui invece è la valvola pilota, la parte elettrica. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono le basse tensioni di alimentazione e gli svantaggi, ovviamente, il maggiore il costo e anche l'aumento della complessità del sistema. Il simbolo UNI, a differenza di quello precedente, oltre ad esserci questo simbolo che indica che è una bobina di un'elettrovalvola, questo triangolino rappresenta che è una valvola elettrovalvola a comando indiretto pilotata. Quindi la differenza tra l'uno e l'altro nel simbolo sta nell'aggiunta di questo triangolino. Per ripetere, funzionamento delle valvole aerodinamiche. Il funzionamento inizia con un segnale elettrico a bassa tensione inviato al solenoide. Quando il solenoide riceve la corrente, come dicevamo, genera un campo magnetico che muove un pistone interno. A seconda della regolazione della valvola, questo movimento può aprire o chiudere il flusso del fluido da una bocca, ad esempio A, all'altra bocca B, all'altra utilizzo o A o B. Consente quindi al sistema di regolare la pressione, il movimento o la direzione del fluido. Le elettrovalvole possono essere normalmente aperte NA, normalmente aperto NO, normally opened, o normalmente chiuse NC. Un'elettrovalvola normalmente chiusa blocca il passaggio del fluido fino a quando non riceve il segnale nel solenoide, mentre quella aperta consente il passaggio del fluido, come qualsiasi valvola normalmente aperta, finché non viene inviato un segnale di corrente elettrica al solenoide che quindi fa commutare la valvola e se era aperta si chiude e non permette quindi il flusso. Da cosa dipende la scelta? Ovviamente dipende dall'impianto che vogliamo realizzare, dall'applicazione specifica e dalle esigenze operative del sistema. Qui vediamo un fine corsa elettromeccanico per cilindri oleodinamici. Ecco, vediamo un fine corsa elettromeccanico. Quando il cilindro va ad azionare il nostro cursore, il nostro azionamento, non fa altro che mandare un segnale elettrico che permetterà poi all'elettrovalvola di aprire, chiudere o spostare, di fare il suo lavoro. Qui c'è un altro modello di azionamento fine corsa elettromeccanico. In questa slide non ho messo nessun oggetto che riguarda i sensori di prossimità, quindi sensori lead, sensori magnetici, capacitivi, induttivi e quant'altro, perché il funzionamento è lo stesso di quelli pneumatici. Descrizione grafica di un impianto. La descrizione grafica di un impianto elettro-oleodinamico, così come quello elettropneumatico, è costituita da due tipi di schemi, cioè da tutti e due. Il circuito di potenza, che può essere pneumatico o oleodinamico, e il circuito di comando elettrico. Il circuito di potenza si disegna utilizzando i simboli ISO 1219/1
Il circuito di comando elettrico viene descritto mediante uno schema funzionale seguendo le regole e le consuetudini che si applicano sempre per gli schemi funzionali di comando degli impianti elettrici industriali. Questo è lo schema di potenza, vediamo il nostro cilindro a doppio effetto, la nostra elettrovalvola di distribuzione monostabile con ritorno a molla, qui abbiamo un regolatore di flusso, qui abbiamo una valvola di sicurezza e di pressione per far tornare al serbatoio e qui c'è la nostra centralina. Qui abbiamo dei manometri, quindi si disegna lo schema di potenza d'acqua. Ovviamente per comandare questa elettrovalvola serve la parte elettrica e quindi si disegna lo schema di comando elettrico così come per gli impianti elettrici industriali. Bene, così abbiamo finito la parte introduttiva. Adesso passiamo al software della Fluidissimi della Festo per realizzare il nostro schema circuitale e il nostro quindi simulazione. Andiamo avanti. Eccoci nel Fluidsim, questo è l'esempietto che andiamo adesso a realizzare. Ho un comando per un serraggio del pistone che serra questo pezzo in una morsa e poi ci sarà la foratura. Quindi c'è l'azione, lo spostamento di questo cilindro dinamico e quindi se lo chiamiamo cilindro A ci sarà A+, poi se questo lo indichiamo come B ci sarà la foratura B+, poi ci sarà B- e poi ci sarà A-. Andiamo quindi a realizzare il nostro circuito di potenza andando a prendere i nostri componenti. Intanto facciamo un po' di zoom, prendiamo questo, ne prendiamo un altro uguale, mettiamo a questa distanza qua, su uno dei due andiamo a mettere i fine corsa elettromeccanici, quindi distance rule, ecco. Oppure faccio più che sensori elettromeccanici, visto che è una punta di trapano, se deve andarmi fuori il fine corsa, quindi vado a mettere dei sensori magnetici che sentono il passaggio del magnete che si trova nel nostro cilindro. Quindi vado a chiamare questo qui, se quello è il cilindro B, posso chiamare B0, distanza 0, 0. Il B1 che invece è quando finisce la corsa, la distanza è 200. Ecco, qui non vado, posso anche evitare di mettersi qualsiasi cosa, adesso andremo a vedere perché. Vado a prendere la mia valvola di distribuzione, la mia elettrovalvola, ecco, ne prendo una qualsiasi, poi la sistemiamo. Posso prendere questa. Ecco, vedete, se vado sulle proprietà, fa vedere in anteprima la mia valvola, qui mi trovo la valvola di ritorno a destra, lato destro, lato sinistro, che non mi serve, anche il comando manuale. Lo tolgo e voglio semplicemente la mia elettrovalvola. Bene, accettiamo le nostre modifiche, come vediamo qui c'è la pressione, questa invece è lo scarico, mi serve la mia centralina. Eccola qua la mia centralina idraulica. Diminuisco perché adesso comincio a non vederci, altrimenti riceve il fluido in pressione della centralina e ovviamente deve andare allo scarico. Quest'altro scarico qui vado a chiuderlo perché è uno scarico ausiliario, ok? E adesso devo cominciare a collegare della mia elettrovalvola ai miei due cilindri. Uso una sola valvola per muoverli tutti e due. Questa è una tecnica ed è una scelta mia. Ovviamente si possono realizzare in altri modi, non c'è un modo assoluto o una sola logica per realizzare l'obiettivo che ci siamo prefissi. Bene, allora andiamo a completare il nostro impianto. Nella mia logica voglio utilizzare una valvola DIN
la vado a girare verticalmente, una valvola unidirezionale dove il fluido, se arriva in questa direzione, è impedito, non può andare, invece quando ritorna può andare, può attraversare la valvola. Insieme a questa vado a prendere anche una valvola di riduzione della pressione, perché adesso la pressione della mia è 60 bar, ma non voglio lavorare a 60 bar, ad esempio voglio utilizzare una pressione inferiore, quindi vado a prendere la mia valvola di riduzione di pressione. Anzi, facciamo ancora così perché mi serve ancora spazio. Eccolo qua. Anche questa va collegata qui. Quindi la pressione arriva attraverso questa valvola dove la pressione è stata ridotta da 60 a 10 per spingere il nostro cilindro. La stessa cosa faccio dall'altra parte, però da questa parte invece di avere una valvola di riduzione voglio mettere una valvola limitatrice di pressione. Vado a ruotarla, a rotate, vediamo se è 270 gradi, no va bene, non va bene. Mirror vertically, la mettiamo verticalmente. Sì, ogni volta che si deve fare questi lavori è una semi disastro, no, nel senso, scherzo. Quindi anche questo, però, da quest'altra parte vado a mettergli un suo valvola unidirezionale. La metto qua. Questo lo spostiamo. Adesso questo gruppo posso fare un bel copia e incolla, perché da questa parte invece voglio mettere questo gruppo qui, proprio per il discorso che si deve muovere prima un pistone e poi l'altro. No, meglio per non fare confusione e vedere bene. Ed infine da questa parte voglio mettere una valvola di riduzione della pressione in modo da diminuire la velocità, una valvola regolatrice di flusso, non di pressione. Dove sei? Eccola qua. Rotate di quanto? Di 270, 270, sì, così va bene, dove in questo verso è impedito il flusso, mentre se arriva da qui passa, se arriva da qui può passare, e il flusso ridotto va allo scarico. Quindi adesso bisogna concludere il tutto facendo in modo che A deve spingere in avanti il mio primo cilindro ad una pressione 10 bar. Quando ho finito di spingere questo, partirà il secondo, sempre con A, e ovviamente anche questo collegato qui. Ovviamente per far rientrare il mio cilindro, prima uno e poi l'altro, devo collegare in B. Vediamo di evitare incroci che non ci fanno vedere niente. E lo stesso questo qui. Vediamo se riusciamo a beccare il punto giusto. Ecco, questo qua è il nostro circuito di potenza che è stato realizzato. Quello che devo andare a fare adesso è mettere delle etichette sul mio, dove qui posso mettere solenoide A,
questo, e questo qui lo metto per solenoide per l'uscita del B. Solenoide B. Fatto questo, siamo pronti per realizzare il nostro circuito di comando elettrico. Eccoci qua. Allora, circuito di potenza, andiamo a prendere tanto l'alimentazione, 24 volt, la metto qua così si vede meglio, e qui mettiamo i miei 0 volt. Allora, vado a prendere un pulsante, perché mi servirà un pulsante a comando elettrico, eccolo qua, posso mettere un'etichetta, dove questo qui è il mio start. Facciamo un ciclo singolo, non automatico, quindi non facciamo un circuito di autoritenuta. Quando c'è lo start e c'è il fine corsa B0 presente, deve partire A e poi deve attivarmi il solenoide A in modo che partirà prima A e poi B. Quindi mi serve questo qua, make switch, che è un ingresso generico. Lo faccio diventare fine corsa cliccandogli sopra e scrivendo l'etichetta che ho segnato nella... Dico che è un contatto read, ok? Ecco, è aperto, ma mi fa vedere che è già direttamente chiuso. Perché ovviamente ho messo contatto aperto, ma me lo ha chiuso per farmi capire che è già premuto. Ho spremuto. Vado a prendere la bobina del solenoide, questa. Eccola qua, valvola solenoide, la mettiamo qui, la colleghiamo e la mettiamo e chiudiamo il circuitino. Questo qua bisogna indicargli la sua etichetta, facendo in modo che l'etichetta che scriviamo sia uguale e identica a quella che abbiamo scritto nella bobina dell'elettrovalvola, altrimenti non si capiscono. Adesso, dopo aver fatto questo, non mi resta altro che prendere un altro fine corsa, e prendo il fine corsa, questo qua, lo metto qui, tanto solo che gli cambio l'etichetta, perché quando invece questo è uscito e questo è uscito, il fine corsa B con 1 mi comanderà il solenoide B per far rientrare prima B e poi A. Quindi questo non sarà più B0, ma sarà B1. Faccio sempre così. Facciamo un po' di ordine. Concludiamo il tutto qua con questo facciamo solenoide B. Abbiamo concluso lo schema di comando elettrico. Quello che possiamo vedere fare sulle opzioni simulazione, diminuiamo la velocità di simulazione non scala 1-1, la diminuiamo di 5 volte, 1-5, e poi se ci danno fastidio le simulazioni dei rumori del sound, togliamo tutte le simulazioni possibili. Adesso lo mandiamo in esecuzione, vado a premere lo start, ecco, con molta calma, vediamo che siamo ancora su A, poi si attiva B, mentre questo è allo scarico, e poi B1. Facciamo in velocità normale. Velocità normale, eccolo qua. A più, B più, serraggio, foratura, rientro della foratura, apri il serraggio. Bene, così come utilizzare un'elettrovalvola per
un semplice schema elettro-oleodinamico. Ma prima di concludere volevo farvi vedere un'altra cosa che è relativa all'utilizzo di questa elettrovalvola. Ho utilizzato una valvola 4-3, ma avrei potuto utilizzare una 4-2. Potrei prendere un'altra valvola, metterla a sostituirla a questa, ma dovrei rifare i collegamenti e non ho voglia. Quindi in questo caso vado sulle proprietà e vado a sostituire, ad eliminare questa, ma prima faccio così e gli dico che voglio questa qui, mentre la terza configurazione la elimino. Ecco qua mi trovo l'anteprima. Vado a simulare ed è la stessa identica cosa, utilizzando una 4.2 o una 4.3. Bene. Se volessimo vedere l'andamento del nostro funzionamento, devo diminuire perché non c'entra più niente. Eccolo qua. Vado a prendere questo qui, il diagramma di stato, per vedere i movimenti, il diagramma corsa passo. Prendo il primo cilindro, lo sposto qua dentro, posizione, ok, non è successo niente, poi prendo quest'altro, lo porto dentro, facciamo però un colore diverso, rosso, ok, vado ad ingrandirlo e così vedo cosa succede, in che modo si comporta il mio. La linea voglio vederla spesso e volentieri, eccola qua. Ecco il mio andamento, ovviamente i cilindri sono fermi, se vado, prima si muove A, poi si muove B, poi ritorna a B, poi rientra A. E poi ovviamente sta fermo. Se volessi realizzarlo in maniera continua dovrei sostituire questo qui, questo start con il pulsante con un interruttore, il simboletto è diverso, vedete questo non c'ha il dentino, quindi non mi fa notare che non c'è la possibilità di essere bloccato, perché il dentino dal punto di vista meccanico si incastrerebbe in qualche cosa, ed eccolo qua, invece mi sono creato il mio comando continuo spesso e volentieri. Bene, concludiamo qui il nostro video, spero che vi sia stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto volete mettere un like, fate pure. Iscrivetevi al mio canale dove, per chi lo conosce già, sa che ci sono molti argomenti relativi al PLC, sia al modulo logo, al PLC S7 1200, 1500 e molte altre cose. Quindi vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo video.